Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Emma, ho 29 anni, vivo in una piccola città del Massachusetts, lavoro come addetta alle pulizie in una scuola. Ogni mattina mi sveglio prima dell'alba. Indosso i miei vecchi stivali da lavoro, prendo il mio termos di tè, poi vado a piedi alla scuola mentre le strade sono ancora silenziose. Prima che arrivino i bambini, pulisco le aule, lavo i pavimenti, svuoto i cestini, pulisco le finestre, pulisco i banchi, faccio il mio lavoro in silenzio. Alcuni insegnanti sorridono e dicono: «Grazie, Emma». Io sorrido e rispondo, ma la maggior parte delle persone non parla molto con me. Va bene così. Sono abituata ai luoghi tranquilli. Ho conosciuto Lorenzo 3 anni fa in un piccolo supermercato. Avevo appena finito di lavorare. Le mie mani erano secche a causa dei prodotti per la pulizia. Il mio viso sembrava stanco. Stavo cercando di portare troppe cose e mi è caduta una scatola di cereali sul pavimento. Lorenzo l'ha raccolta per me, ha sorriso e ha detto: «Giornata lunga?» Ho riso piano. «Ogni giorno», ho risposto. Dopo quel giorno l'ho rivisto, a volte al supermercato, a volte vicino alla fermata dell'autobus, a volte davanti al negozio di ferramenta dove lavorava. Un pomeriggio mi ha chiesto: «Ti andrebbe di prendere un caffè qualche volta?» Ho detto di sì. Sembrava una cosa naturale. Lorenzo era tranquillo come me, non parlava molto. Ma quando parlava era gentile, mi guardava quando parlavo, mi ascoltava. Questo mi piaceva. Al nostro terzo appuntamento al caffè ha detto: «Mi piace stare con te. Con te tutto sembra più tranquillo». Era una frase semplice, ma mi ha scaldato il cuore. Dopo 6 mesi abbiamo iniziato a passare più tempo insieme. Veniva a casa mia per cena. Io andavo da lui nei fine settimana. Poi un giorno mi ha dato una chiave del suo appartamento. Un mese dopo mi sono trasferita da lui. Il suo appartamento era piccolo, era sopra un negozio di barbiere. C'erano solo 2 stanze, una vecchia cucina e una finestra che era difficile da aprire. Ma non mi importava. Ero felice. Pensavo che stessimo costruendo una vita insieme. All'inizio tutto sembrava tranquillo. Preparavamo pasti semplici, guardavamo la televisione la sera, a volte camminavamo vicino al fiume. A Lorenzo piaceva pescare, anche se raramente prendeva qualcosa. Io mi sedevo vicino all'acqua con il mio tè e lo guardavo. Pensavo: forse è questo che si prova quando si è innamorati. Ma lentamente le cose hanno iniziato a cambiare. Non tutte insieme, poco alla volta. Lorenzo ha smesso di chiedermi com'era andata la giornata. Tornava a casa, salutava e si sedeva sul divano. Guardava la televisione fino all'ora di andare a dormire. Preparavo la cena da sola. Pulivo da sola. La maggior parte delle sere andavo a letto prima di lui.
non faceva molte domande, non si accorgeva di molte cose. All'inizio dicevo a me stessa che era normale. Le persone diventano occupate, le persone si abituano, le persone diventano silenziose, ma dopo un po' quel silenzio ha iniziato a farmi male. Ho cominciato a sentirmi come se non fossi davvero lì, come se fossi solo un'altra cosa nell'appartamento, una sedia, un cappotto, una tazza sul tavolo, qualcosa sullo sfondo. Una sera ho preparato la sua cena preferita, pollo al forno e mais. Ho indossato un bel vestito. Ho acceso 2 piccole candele sul tavolo. Volevo che la serata fosse speciale. Quando Lorenzo è tornato a casa, ha guardato il cibo e ha detto: «Ha un buon profumo». Poi è andato in soggiorno e ha acceso la televisione. Non mi ha abbracciata. Non mi ha detto che ero bella. Non ha nemmeno sorriso davvero. Abbiamo cenato in silenzio. L'ho guardato dall'altra parte del tavolo e mi sono chiesta: «Mi vede ancora?» Dopo cena, alla fine gli ho chiesto: «Lorenzo, mi ami ancora?» Mi ha guardata con un'espressione confusa. «Perché me lo chiedi?» «Perché non lo sento», ho risposto. Ha distolto lo sguardo. «Torno a casa tutte le sere, aiuto a pagare l'affitto. Cos'altro vuoi?» Non ho risposto. Mi sono semplicemente alzata e ho lavato i piatti. Lui è tornato sul divano. Più tardi mi sono seduta sul bordo del letto. Ho guardato la stanza. I miei vestiti erano nell'armadio. Il mio spazzolino era nel bagno. La mia giacca era vicino alla porta. Vivevo lì, ma non sembrava casa. Il giorno dopo, al lavoro, mi sentivo pesante. Le mie braccia si muovevano lentamente. Un insegnante, la signora Nolan, mi ha guardata e ha detto: «Mattinata difficile?» Ho fatto un piccolo sorriso. Non volevo spiegare. Volevo solo finire il mio lavoro. Quel fine settimana Lorenzo ha deciso di uscire con i suoi amici. Me lo ha detto solo pochi minuti prima di andare via. «Esco a bere qualcosa con i ragazzi», ha detto. «Non me l'avevi detto», ho risposto. Sembrava infastidito. «Devo chiederti il permesso?» «No», ho detto. «Ma sarebbe bello sentirmi coinvolta». Ha scosso la testa. «Hai sempre bisogno di qualcosa». Sono rimasta in silenzio. Se n'è andato. Sono rimasta a casa da sola. Ho cucinato riso e verdure. Ho pulito il frigorifero. Poi mi sono seduta sul divano e ho fissato il muro. I giorni successivi sono stati tutti uguali. Parole fredde, cene silenziose, stanze vuote. Quando cercavo di parlare, lui diceva sempre: «Sono stanco». Oppure: «Possiamo non parlarne adesso?» Una sera ho preparato una piccola torta al cioccolato. L'ho messa sul tavolo con 2 candele. Quando Lorenzo è tornato a casa ho detto: «L'ho fatta per noi». Ha guardato la torta e ha detto: «In realtà non mi piacciono più i dolci». «Una volta ti piacevano», ho detto.
Non più, ha risposto. Ho messo la torta nel frigorifero. Poi sono andata in bagno e ho chiuso la porta. Sono rimasta seduta sul pavimento per molto tempo. Non ho pianto. Mi sentivo solo vuota. Ero stanca di provare, stanca di aspettare, stanca di sentirmi invisibile. La mattina dopo mi sono svegliata presto. Ho preparato il tè e ho guardato fuori dalla finestra. La strada era bagnata, il cielo era grigio. Ho pensato, se me ne vado gli importerà davvero? Quella sera ho preparato una piccola borsa, solo dei vestiti per qualche giorno. Quando Lorenzo è tornato a casa, ero vicino alla porta. Ha guardato la borsa. «Cos'è questa?» ha chiesto. «Starò da Laura per un po'», ho risposto. «Perché?» «Perché qui mi sento sola». Ha fatto una piccola risata. «Che sciocchezza! Noi stiamo bene». L'ho guardato. «No, Lorenzo. Tu stai bene, io no». Ha incrociato le braccia. «Non ho fatto niente di sbagliato». Ho annuito tristemente. Questo è il problema. Poi sono uscita. La mia amica Laura ha aperto la porta e mi ha dato una coperta. «Puoi restare quanto vuoi», ha detto. Mi sono seduta sul suo divano e ho bevuto del tè caldo. Quella notte ho dormito meglio di quanto avessi dormito da mesi. Laura viveva vicino alla scuola. Il suo appartamento era piccolo, ma era accogliente. La stanza degli ospiti aveva un letto, una sedia e una morbida coperta verde. Non sapevo più dove appartenessi, non con Lorenzo, non completamente con Laura, eppure mi sentivo più leggera. Mi mancava Lorenzo, ma non mi mancava la sensazione di essere invisibile. Dopo il lavoro tornavo a casa di Laura. Lei preparava tè e pane tostato. Parlavamo di cose semplici, del tempo, del lavoro, delle scarpe. Non mi spingeva a spiegare, si limitava a stare con me e in qualche modo questo mi aiutava più di qualsiasi consiglio. Lorenzo non mi ha chiamata il primo giorno, non mi ha chiamata nemmeno il secondo giorno. Il terzo giorno mi ha mandato un breve messaggio. «Stai bene?» Ho guardato il messaggio per molto tempo, ma non ho risposto. Qualche giorno dopo ne ha inviato un altro. «Mi manchi». Eppure sono rimasta in silenzio. Non sapevo cosa dire e non ero pronta a sentire la sua voce. Non ancora. Durante quei giorni ho iniziato a fare una passeggiata ogni sera. Dopo cena indossavo il cappotto e camminavo per le strade tranquille. Passavo davanti a piccole case con luci calde alle finestre. Vedevo famiglie che cenavano insieme. Sentivo i bambini ridere. Vedevo persone che parlavano alla fine della giornata. Quelle piccole scene mi facevano sentire felice e triste allo stesso tempo. Anch'io volevo tutto questo. Volevo qualcuno che avesse voglia di parlare con me dopo una lunga giornata. Non qualcuno che si sedesse accanto a me facendomi sentire sola.
Al lavoro facevo il mio lavoro lentamente, ma con attenzione. La scuola mi faceva sentire al sicuro. La maggior parte degli studenti non si accorgeva di me e andava bene così. Ma la signora Nolan, una delle insegnanti, mi sorrideva sempre. «Grazie, Emma», diceva. «L'aula è bellissima». Lei non lo sapeva, ma quelle piccole parole mi hanno aiutata a superare la settimana. Un pomeriggio sono uscita dalla scuola e ho visto Lorenzo. Era in piedi vicino a un albero, accanto al parcheggio. Aveva le mani nelle tasche della giacca. Il suo viso sembrava stanco. Il mio cuore ha iniziato a battere più forte. Ha fatto qualche passo verso di me. «Ciao», ha detto. «Ciao», ho risposto. «Possiamo parlare?» ha chiesto. Mi sono guardata intorno. Gli studenti stavano passando accanto a noi. Un insegnante stava chiudendo la portiera della sua auto. «Non qui», ho detto. «Domani?» ha chiesto. Ho annuito lentamente. «Va bene, domani dopo il lavoro, al parco». Il giorno dopo sono andata al piccolo parco vicino alla scuola. Gli alberi erano spogli, l'aria era fredda. Mi sono seduta su una panchina di legno e ho aspettato. Qualche minuto dopo è arrivato Lorenzo. Si è seduto accanto a me, ma ha lasciato un po' di spazio tra noi. Per un po' ha guardato le sue mani. Poi ha detto: «Non avevo capito quanto le cose fossero peggiorate. Sono rimasta in silenzio. Mi ha guardata. Non mi hai mai detto che eri così infelice». Mi sono girata verso di lui. «Ci ho provato, Lorenzo. Tu non mi ascoltavi». Ha abbassato la testa. «Hai ragione». Siamo rimasti in silenzio. Il cielo stava diventando sempre più scuro. «Pensavo di fare abbastanza», ha detto. «Lavoravo, tornavo a casa, pagavo le bollette. Pensavo che questo significasse essere un buon compagno». «Questo non è amore», ho detto. «Questo significa essere coinquilini». Sembrava ferito, ma non ha discusso. «Non voglio un coinquilino», ho continuato. «Voglio qualcuno che parli con me, qualcuno che mi veda, qualcuno che si accorga quando non sto bene. Voglio qualcuno che ci provi». «Non sapevo come fare», ha detto. «Allora avresti dovuto chiedere», ho risposto. «Ma non l'hai mai fatto». È rimasto in silenzio per molto tempo. Poi ha detto: «Voglio cambiare». L'ho guardato. «Perché proprio adesso?» «Perché mi manchi», ha detto. «E perché ho paura. Pensavo che saresti tornata dopo 1 o 2 giorni, ma non l'hai fatto. E allora ho capito che ti avevo data per scontata». Mi sono alzata lentamente. «Non so cosa succederà, Lorenzo. Ti amo ancora, ma l'amore da solo non basta. Ho bisogno di tempo». Ha annuito. «Ti aspetterò». Quella sera sono tornata all'appartamento di Laura. Stava preparando una zuppa. Mi ha guardata in faccia e ha detto: «L'hai visto?» «Sì», ho risposto. «Dice che vuole cambiare». «Gli credi?» ha chiesto.
Ci ho pensato. Forse, ho detto. Ma non posso tornare solo perché mi manca. Ho bisogno di vedere un cambiamento, non solo di sentire delle parole. Laura mi ha dato una ciotola di zuppa. Bene, ha detto. Passarono le settimane. Lorenzo non mi ha fatto pressione, non mi ha supplicata, mi inviava un piccolo messaggio ogni settimana. Spero che tu stia bene. Oppure sto pensando a te. A volte lasciava delle cose davanti alla porta di Laura. Una sciarpa che avevo dimenticato. Un piccolo attrezzo per riparare le mie scarpe. Un barattolo di marmellata di pesche, la mia preferita. Un venerdì Laura disse: «Sai la tua pianta? Quella che è rimasta nell'appartamento di Lorenzo?» L'ho guardata. «Cosa c'è?» «È ancora viva», ha detto. «La annaffia lui». «Davvero?» Ha annuito, ha detto che gli ricorda te. Quel fine settimana ho incontrato di nuovo Lorenzo al parco. Era già lì con un libro in mano. «Ciao», ha detto. Mi sono seduta accanto a lui. «Ciao». Non abbiamo parlato molto, ma abbiamo sorriso. Questa volta il silenzio tra noi era diverso. Non era freddo, era tranquillo. La volta successiva che ci siamo incontrati, Lorenzo ha portato un piccolo picnic, panini, acqua e una coperta arancione. Ci siamo seduti sull'erba e abbiamo mangiato in silenzio. Poi ha detto: «Ho iniziato ad andare da un consulente». L'ho guardato con sorpresa. «Davvero?» Ha annuito. «Una volta alla settimana. Devo imparare a parlare di più. Devo capire quello che provo». Ho sentito gli occhi riempirsi di lacrime. Non lacrime di tristezza, qualcosa di più dolce. Per la prima volta Lorenzo non stava solo dicendo che sarebbe cambiato, stava facendo qualcosa. «Non voglio perderti», ha detto. «Ma anche se dovessi perderti, voglio diventare una persona migliore, per te e per me». Non sono tornata a vivere con lui, non ancora, ma ho iniziato a fargli visita. Cucinavamo insieme, guardavamo programmi televisivi, camminavamo di nuovo vicino al fiume. Questa volta mi prendeva la mano senza che dovessi chiederlo. Una sera ho guardato intorno all'appartamento. La mia giacca era ancora vicino alla porta. La mia pianta era accanto alla finestra, verde e viva. Lorenzo mi ha portato una tazza di tè. «Sembri serena», ha detto. «Mi sento diversa», ho risposto. «Meglio?» Ho annuito. «Molto meglio». Ma una piccola voce dentro di me continuava a chiedere: perché ho dovuto andarmene prima che lui riuscisse davvero a vedermi? Non conoscevo la risposta, forse nemmeno lui la conosceva. Ma sapevo una cosa: non avrei mai dimenticato ciò che il silenzio mi aveva insegnato. Sono rimasta da Laura per 2 mesi, ho lavorato, ho pulito, ho camminato. A volte incontravo Lorenzo al parco, non mi ha mai costretta a tornare, si è semplicemente avvicinato a me con gentilezza.
Una sera mi ha portato della zuppa quando ero malata. Un altro giorno ha sistemato un bottone del mio cappotto che si era allentato. Quei piccoli gesti mi hanno toccata più dei grandi regali. Stava imparando a dimostrare il suo affetto apertamente e anch'io stavo imparando. Parlavo di più, gli dicevo di cosa avevo bisogno. Gli dicevo quando qualcosa mi faceva soffrire. Non nascondevo più i miei sentimenti come prima e questa volta Lorenzo ascoltava. Un fine settimana Lorenzo mi ha chiesto: «Ti andrebbe di venire a cena da me? Nessuna pressione, solo una cena». Ho detto di sì. Quando sono arrivata, sul tavolo c'erano delle candele. Non glielo avevo chiesto. Si era semplicemente ricordato che mi piacevano. Ha preparato la pasta. Era un po' bruciata, ma non mi importava. Ci siamo seduti insieme a mangiare. Mi ha chiesto com'era andata la giornata. Quando gli ho raccontato una piccola storia della scuola, ha riso con calore, una risata vera. Sono rimasta lì per 2 ore. Poi sono tornata da Laura. Mi ha guardata e ha detto: «Sembri serena». Ho sorriso e ho detto: «Credo che stia guarendo». Passarono altri giorni. Lentamente ho ricominciato a lasciare alcune piccole cose nell'appartamento di Lorenzo. Il mio spazzolino, un libro, un maglione. Lui non le spostava mai, le lasciava esattamente dove le avevo messe. Un sabato siamo andati al fiume. Ci siamo seduti sulla vecchia panchina che condividevamo un tempo. Lorenzo ha tirato fuori un foglio piegato dal suo cappotto. «Posso leggerti una cosa?» ha chiesto. Ho annuito. Ha aperto il foglio. La sua mano tremava. Ha detto: «Non ho mai saputo parlare dei miei sentimenti. Ma ora voglio imparare. Mi hai dato tante possibilità e io non ho capito fino a quando te ne sei andata. Solo allora ho visto quanto ti avevo ferita. Non voglio più essere quell'uomo. Non so cosa ci riserverà il futuro, ma prometto che continuerò a provarci. Non tornerò al silenzio». I miei occhi si sono riempiti di lacrime. Avevo desiderato sentire quelle parole per molto tempo, ma ora ero più forte, non stavo più implorando amore. «Grazie», ho detto piano. Per me significa molto. Quella notte non sono riuscita a dormire. Lo amavo ancora. Ma avevo anche paura. E se fosse cambiato solo per un po', per poi tornare come prima? Il giorno dopo ho camminato per la città. Sono passata davanti alla scuola, alla panetteria e al piccolo supermercato dove ci siamo incontrati per la prima volta. Poi mi sono seduta su una panchina e mi sono chiesta: «Che cosa voglio adesso?» La risposta è arrivata lentamente. Volevo pace, volevo essere vista, volevo amore, non solo qualcuno che vivesse accanto a me. Così sono andata all'appartamento di Lorenzo. Ha aperto la porta. «Posso entrare?» Ho chiesto. «Sempre», ha risposto. Mi sono seduta sul divano e l'ho guardato.
Non sto tornando solo perché mi manchi, ho detto. Sto tornando perché credo che tu stia cercando davvero di diventare una persona migliore. Ha annuito. È tutto quello che posso chiedere. Sono tornata a vivere con lui lentamente. Non ho disfatto tutte le valigie subito. Alcuni fine settimana continuavo a stare da Laura quando avevo bisogno di spazio. Lorenzo non mi ha mai fatto sentire in colpa. Diceva soltanto: prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno. E ha continuato a impegnarsi, parlava di più, mi ringraziava di più, mi chiedeva come mi sentivo. Alcuni giorni erano ancora difficili, ma riuscivo a vedere il suo impegno, e questo era importante. Qualche mese dopo, Lorenzo è venuto con me a trovare i miei genitori. Ha portato dei fiori a mia madre. Ha aiutato mio padre a riparare la porta sul retro della casa. Durante il viaggio di ritorno mi ha preso la mano e ha detto: tu mi fai venire voglia di diventare una persona migliore. Ho sorriso, non avevo bisogno di rispondere. Quella sera ho annaffiato la mia pianta verde vicino alla finestra. Le sue foglie erano luminose e vive, e per la prima volta mi sono sentita viva anch'io. Grazie per aver ascoltato tutta la storia. La storia di Emma ci insegna una lezione semplice. L'amore non significa soltanto vivere nella stessa casa. L'amore significa vedersi davvero, ascoltarsi e impegnarsi ogni giorno. Emma amava Lorenzo, ma ha anche imparato a rispettare se stessa. Se n'è andata perché aveva bisogno di pace. E Lorenzo ha finalmente capito che il silenzio può ferire profondamente una persona. La parola italiana di oggi è impegno, significa sforzo o dedizione. Scrivi una frase semplice nei commenti usando la parola impegno. Per esempio, Lorenzo ha mostrato molto impegno nel cambiare. Oppure, l'amore ha bisogno di impegno ogni giorno. Dici anche: secondo te Emma ha fatto bene ad andarsene per un po'? Sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a praticare l'ascolto dell'italiano, iscriviti a Italiano Tales per altre semplici storie in italiano. Continua ad ascoltare, continua a imparare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.